Buongiorno a tutti voi e bentornati nella mia cucina per una puntata speciale dedicata ad Halloween. Per preparare al meglio i più piccini, ma anche i grandi, a questa festa spirituale dal retrogusto arcaico, ho deciso di condividere con voi la ricetta segretissima della pozione magica con i ragni incantati. Vediamo subito gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questo piatto. Dovremo utilizzare circa 200-250 grammi di fragole. Potete usare quelle fresche se le trovate in giro, oppure anche quelle surgelate, vanno benissimo, non vi preoccupate. Io qua ho quelle fresche e per fortuna sono splendide. Andremo ad utilizzare 750 ml di succo di arance rosse. Se siete particolarmente fortunati potete trovarle fresche e spremere, altrimenti va benissimo anche il succo di arance comperato. Poi ancora qualche acino di ribes rosso, 6-7 liquirizie, quelle girelle classiche che troviamo nei supermercati. Andiamo a utilizzare zucchero bianco per decorazione, cannucce nere fondamentali, 2 cucchiai di zucchero di canna, un teschio diamantato e infine una zucca incantata. Gli ultimi due ingredienti non pregiudicano la qualità della pozione, quindi se non li avete potete tranquillamente ometterli. Gli ingredienti segreti del libro magico sono terminati, giurin giuretto, andiamo subito ai procedimenti, ma prima sigla! La prima operazione che dobbiamo fare è quella di andare a tagliare le fragole. Le laviamo bene, togliamo il picciolo e poi con un coltello andiamo a dividerle in 4, dopodiché le tagliamo in pezzi ancora più piccolini e le andiamo ad inserire dentro una bowl. Facciamo così con tutte le fragole che abbiamo da parte e le inseriamo in un contenitore e li mettiamo da parte. Dopodiché andiamo così a creare una purea di fragole dalla quale otterremo un succo. In che modo? Ci avvaliamo di un frullatore nel quale all'interno andiamo a versarci dentro le fragole. Mi raccomando, mettetele dentro tutte, non lasciatene neanche una. Inseriamo all'interno 2 cucchiai di zucchero di canna, avvitiamo ed andiamo a frullare. Ora, grazie all'aiuto di un colino, andiamo a filtrare completamente il nostro composto. Ci mettiamo poi a setacciarlo per bene con un cucchiaio in modo da renderlo fluido. Andiamo ad aggiungere adesso i 750 ml di succo di arance rosse dentro la pozione. Mi raccomando, fate attenzione a non perdere neanche una goccia della pozione. Ora è la volta del ribes. Andiamo a sgranare chicco per chicco e lo inseriamo dentro il frullatore. Qui possiamo utilizzarne quante ne vogliamo, non c'è un numero, è a nostro piacere. Andiamo, ovviamente questi qui non li utilizziamo, andiamo a chiudere con il coperchio il frullatore e andiamo a frullare. Anche questi qua dobbiamo passarli al setaccio, quindi mettiamo la polpa, usiamo il cucchiaio e filtriamo il tutto. Andiamo a prendere esclusivamente un cucchiaio di legno, mi raccomando, e ciriamo la pozione, se no non avverrà la magia. Intanto che la pozione magica si raffredda, noi dobbiamo andare a realizzare i ragni magici. Quindi andiamo a prendere le liquirizie, quelle che sono, e così semplicemente come sto facendo andiamo a tirarle via, quindi a liberarle da questo cerchio concentrico. Le tiriamo per il lungo, facciamo molta attenzione a questa operazione perché è semplice ma abbastanza delicata. A me ogni tanto se ne rompe qualcuno, quindi fate attenzione. Quando arrivate a questo punto non serve andare oltre, con una forbice tagliamo e va benissimo così, la parte in eccedenza ce l'andiamo a mangiare. Ora andiamo ad assaggiarlo. Una volta che abbiamo fatto il primo li facciamo tutti e afferriamo anche una cannuccia, quella famosa nera di plastica. Andiamo ad annodare le liquirizie all'interno, dobbiamo fare così dei nodi, partiamo dal centro e cerchiamo di stringerli il più stretto possibile. Questo ci permetterà di creare le zampine del ragno incantato. Una volta che abbiamo fatto il primo nodo andiamo a tagliare le eccedenze. Fate voi la lunghezza più idonea, comunque con l'esperienza vedrete qual è quella migliore. E allo stesso modo, come abbiamo fatto con le prime 2 zampine, andiamo ad annodare diverse liquirizie sopra e andiamo a creare così con 8 zampine quello che è il ragno incantato. Questo è quello che dovrete ottenere alla fine del risultato. Andiamo a cospargere su un piattino dello zucchero semolato bianco, poi con un pennello andiamo a bagnare un bicchiere, lo facciamo per bene, che questa operazione ci serve in modo da far aderire meglio lo zucchero alla parte alta del bicchiere. Questo per
avere un effetto più simile alle ragnatele. Questa operazione è abbastanza semplice e l'effetto che avremo è quello di ragnatele tipo da castello, come vedete qua. Versiamo nella coppa la pozione magica. Mi raccomando, riempiamolo quasi fino in fondo, non sprechiamo niente e andiamo a decorare poi con il rametto di ribes che ci è avanzato. Non dimentichiamoci il ragno incantato. Ed eccola qua, la pozione magica con ragni incantati. E anche per questa volta speciale siamo arrivati alla prova dell'assaggio. Mi metto qui a favore di camera e vado all'assaggio. Una formula davvero segreta e straordinaria. Ora siete davvero tutti pronti per affrontare la notte di Halloween. Come avete visto, questa è una ricetta particolare, antichissima, segretissima, molto facile. Mi raccomando, io l'ho testata fino alle 23:59. Dopo la mezzanotte sconsiglio di berla, non so cosa potrebbe succedere. Io spero che questa ricetta speciale per un'occasione altrettanto speciale vi sia piaciuta e se così fosse vi invito a provarla, a farla provare e a scrivermi nei commenti cosa vi è accaduto dopo averla assunta. Come sempre io vi saluto e vi abbraccio, vi auguro una splendida notte di Halloween e vi do appuntamento alla prossima videoricetta. Ciao a tutti, belle gioie, ciao! Non è solo per i bambini, c'è anche l'ingrediente segreto per gli adulti, A buon intenditor, poche parole.